Ciao ragazzi, come va? Tutto bene? Spero che state tutti bene, tutto a posto. Come vedete sono un po' fuori, non fuori di testa, però fuori sulla neve. Dunque oggi farò non intero video sulla neve, però cercherò di rispondere a una delle domande che mi è stata posta da Joanna dalla lontana, per me, che vivo in Polonia, dalla lontana Spagna. Oggi ci sono almeno, diciamo meno 8 gradi, è molto freddo però molto bello. Scusate, gli occhiali sono degli occhiali che si scuriscono tantissimo fuori, quindi senza di essi non posso vedere niente. Niente, guardate un po', questa è una città bellissima, anche se in questo momento non si può vedere granché. Questa è la Odra, che se sapete o no comunque è un rio che attraversa Wrocław da una parte all'altra tantissime volte, e dunque fa sì che Wrocław è una specie di città lagunare, diciamo così. Rispondendo alla domanda di Joanna, diciamo che, o Juana, non lo so come si pronuncia, qui sono arrivata a Breslavia, a Wrocław in Polonia, dopo che ho fatto l'intervista. Ho fatto l'intervista per diventare flight attendant, quindi assistente di volo, e poi cos'altro ho fatto? L'intervistatore a Cagliari mi ha detto se per caso non riuscirò ad avere questo lavoro a Cagliari, quindi per essere ammessa, stavo per cadere, allora sarei dovuta andare in Polonia per poter accedere. Dunque sono arrivata qui, mi hanno accettato il giorno dopo, questa volta dopo numerosissimi tentativi, e sono finalmente riuscita ad andare a fare le 6 settimane di training. 6 settimane che comunque sono state tantissime per me, esami ogni giorno, ogni santissimo giorno, non ce la facevo più a un certo punto. E dunque dopo queste 6 settimane finalmente ho ricevuto la mia base che sarebbe stata Wrocław. Quello che vi posso dire è che se avete delle informazioni sulla base ancora prima di iniziare il training course, allora l'allenamento, questo va bene per voi, perché riuscirete comunque a prepararvi in tempo, a preparare soprattutto diciamo preparare i bagagli, preparare i documenti, soprattutto perché poi una volta arrivati in un paese straniero ti si chiede di avere tutti i documenti con te. Questa è stata una cosa molto importante per me. Avevo soltanto un giorno per prepararmi, e non dico soltanto i bagagli, che sono stati 5 super grandi valigie, ma è stato anche per i documenti. Quindi sono arrivata qui e le ho detto, ragazzi, ho detto a coloro che mi facevano questo training: ragazzi, non avrò la possibilità di darvi nessun documento, perché poi vi si chiedono tantissimi, persino anche il certificato penale. Loro non vogliono assumere delle persone che hanno avuto qualche problema con la giustizia. Questi documenti poi mi sono stati mandati da una persona mia molto cara da Cagliari. Dunque cosa ho fatto? Li ho presi e li ho dati, e poi mi sono stati chiesti altri documenti, fin quando a un certo punto non ce la facevo più. Tornando al discorso di prima, va bene essere preparati in tempo, perché arrivare in un paese straniero non è molto facile da prepararsi. Devi cambiare anche la mentalità, devi sapere che
qui in un paese straniero, soprattutto paese dell'est, si parla una lingua molto difficile, talmente difficile che dopo 2 anni vi posso dire che ho imparato soltanto cześć, dobry dzień, che significa soltanto il saluto. Perché questo avrei voluto fare di più, però la lingua è molto molto difficile. Una lingua che contiene un sacco di consonanti, dunque è quasi impossibile impararlo. Per me che vengo dalla Romania e poi ho vissuto per tantissimi anni a Cagliari in Italia, quindi vengo da una radice linguistica latina, è stato alquanto impossibile. Questa è una lingua di radice slavica. E questo è stato, ragazzi, spero che ho risposto alla domanda e probabilmente sarà una domanda che si metterà un sacco di altre persone che vogliono accedere a questo lavoro. Come parlavo nel video precedente, come scegliere la base e se la puoi scegliere, di solito non puoi scegliere la base se non è che delle compagnie aeree cercano e mettono delle offerte di lavoro specialmente per certi basi, allora puoi scegliere perché sai da prima che cosa ti aspetta. Dunque scegliere la base di solito non si può. Sii preparato a ricevere qualunque base in Europa. È stato così per la compagnia aerea per cui io ho fatto l'intervista, non la posso nominare purtroppo. Dunque preparati ad andare ovunque, che a Manchester, che in Francia, a Paris-Bouvet o in Spagna, non si sa mai. Preparati bene con la lingua inglese e una volta non farti problemi se non conosci la lingua del posto, perché alla fine quello che succede è che tu parti con l'inglese e poi man mano che tu rimani in quel paese per almeno un anno, e ti consiglio sempre di rimanere per almeno un anno, riuscirai dunque a farti un po' di esperienza e a imparare anche la lingua locale. Ragazzi, penso che non ce la faccio più, quindi torno a casa. Nonostante tutto, vi ringrazio per aver guardato questo video e ci vediamo nel prossimo. Se avete delle domande non esitate di mettere qualsiasi domanda nella sezione commenti sotto la descrizione. Ci vediamo come al solito venerdì alle 3. Ciao ragazzi, state al caldo comunque perché qui si muore.